Jacopo Robusti è il vero nome di questo pittore veneziano che fu poi chiamato Tintoretto a causa della professione del padre, che era tintore. Ebbe una carriera prolifica e di grande successo e come artista fu secondo solo a Tiziano. Conosciamo poco del carattere e della vita personale di Tintoretto e la sua carriera fino ai 30 anni ci offre pochi documenti. Pare che iniziò l'apprendistato con Tiziano, ma che fu presto cacciato perché il maestro era geloso della sua bravura nel disegno. Le prime documentazioni che abbiamo del suo lavoro risalgono al 1539, periodo in cui già lavorava in maniera indipendente. In effetti Tintoretto fu un abilissimo disegnatore. I suoi schizzi sono chiare annotazioni tracciate di getto e piene di energia. Si dice che il pittore avesse scritto su una parete del suo studio il motto «Il disegno di Michelangelo e il colore di Tiziano». Tuttavia, nonostante l'ammirazione, il suo stile fu molto lontano da entrambi i maestri, sia per lo spirito, più emotivo, sia per l'uso del movimento e delle esagerazioni di luce. La prima opera che definisce chiaramente lo stile di questo pittore è Il miracolo dello schiavo liberato, dove vediamo tutte le qualità tipiche di Tintoretto: intimo dinamismo, passione per gli scorci prospettici e un'energia quasi incontrollabile. Profonde ombreggiature aggiungono un tono mistico alle composizioni in cui i personaggi si riversano nella luce, manifestando forti emozioni. Tintoretto raramente si allontanò dalla sua città natale nel corso della propria carriera. Lavorò infatti quasi esclusivamente per ricchi committenti locali ed è per questo motivo che la maggior parte delle sue opere si trova ancora negli edifici per i quali vennero realizzate. Quindi i luoghi migliori in cui ammirare le sue opere sono i palazzi pubblici veneziani, le chiese e le istituzioni di carità. Per studiare le pose complesse dei suoi personaggi pare che l'artista creasse dei piccoli modelli in cera e gesso che poi disponeva all'interno di scenografie in miniatura. In questo modo poteva giocare con la luce artificiale, studiare le pose e le composizioni. Questo metodo particolare ci spiega come mai nei suoi dipinti troviamo spesso le stesse figure viste da angolazioni diverse. Le sue opere migliori sono i cicli di dipinti che realizzò tra il 1564 e il 1587 per la scuola di San Rocco, la più facoltosa delle scuole veneziane, che erano istituti caritatevoli votati al soccorso di orfani e malati. Questo fu anche l'incarico più prestigioso di tutta la carriera di Tintoretto. Ci lavorò per più di 20 anni e in quest'arco di tempo possiamo vedere l'evoluzione del suo stile pittorico. Su questa commissione Vasari ci riporta le strategie che Tintoretto mise in atto per aggiudicarsi il lavoro. Molti artisti infatti furono chiamati a partecipare, mandando i progetti per la sala capitolare della scuola. Ma Tintoretto precedette tutti, installando sul soffitto della sala una versione a colori e a grandezza naturale del proprio progetto. Vinse di conseguenza l'incarico. Oltre alle opere religiose, Tintoretto dipinse alcune scene mitologiche e occasionalmente si dedicò al ritratto. In effetti fu il migliore ritrattista veneziano della sua epoca dopo Tiziano e fu molto bravo nel ritrarre uomini anziani. Il pittore non fece mai sconti alla stanchezza degli anni, pur mostrata sempre con dignità. L'artista continuò a dipingere fino a oltre 70 anni e diede l'ultimo contributo dipingendo il Paradiso per la parete dietro la tribuna della sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Venezia. Negli ultimi anni gli fecero da assistenti i suoi 3 figli, Domenico, Marco e Marietta. Tintoretto ebbe un'influenza notevole sull'arte successiva, riscoperto in particolare dagli artisti romantici, colpiti dalla potenza dei suoi lavori. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!